ultimi acquisti, non da parte nostra, ma di mio fratello, al Brixia Festival Esotica di Brescia. Venite a vedere con noi che cosa andate a prendere. Innanzitutto, cosa importantissima, cliccate mi piace, commentate, mettete anche un segui, campanellina se non volete perdervi altri aggiornamenti e cose importanti. Benvenuti a questo nuovo video. Guardate che bel muschio che mio fratello ha raccolto mentre era una passeggiata nei boschi. Guardate che spettacolo, davvero eccezionale. Naturalmente verrà utilizzato per poter rimpolpare un po' di verde nel suo terrario e naturalmente possiamo vedere qualche piccolo acquisto naturalmente per poter rimpinzare quello che è il suo terrario. Guardate che bellissime piante. C'è una felce, un'orchidea, abbiamo anche della pittonia in varie colorazioni. Guardate, uno spettacolo ragazzi. E naturalmente quando si hanno questi animali non deve mancare del buon cibo vivo. Onestamente non mi ricordo come si chiamano questi piccoli esserini, mi sfugge il nome, comunque eccezionali per la mantide religiosa. Sono facilissimi da gestire, insieme anche a queste piccolissime mosche che anche loro sono di una facilità assurda, come ci è stato spiegato da chi li abbiamo comprati. Naturalmente basta mettere un pezzo di mela a marcia e loro si riproducono. Assurdo, davvero. La facilità con cui si possono allevare questi piccolissimi animali è incredibile. E naturalmente il cibo vivo poi porta a far sì che queste piccole creature possano vivere tranquillamente e naturalmente crescere senza troppi problemi. E naturalmente vi facciamo vedere cosa si sono portati a casa dal Brixia Esotica. Due piccoli terrari con degli ospiti incredibili, con i famosissimi granchi vampiro che sono una coppia. Il nominativo delle colorazioni onestamente non me le ricordo, naturalmente scrivetecelo nei commenti, giusto per ricordarsi le tipologie di colorazioni, che ce n'è uno nero col dorso giallo e poi ce n'è uno rosso col dorso sempre giallo, che naturalmente all'inizio abbiamo fatto fatica a vederlo, anche se si vedono delle piccolissime zampettine come potete vedere. E poi c'è anche lui, il gigantissimo, gigantissima ancora non si sa, mantide religiosa orchidea. Naturalmente ragazzi è un esserino di neanche 5 mm, è davvero piccolissimo ed è molto molto bello. Naturalmente con la luce non si vede tantissimo perché naturalmente è la sera, quindi abbiamo fatto fatica a filmarlo. Questo è il terrario naturalmente dei granchi vampiro, guardate che bello. E naturalmente a fine video vi faremo vedere come è uscito, perché in sera stessa abbiamo fatto delle piccole modifiche, abbiamo aggiunto le piante, naturalmente così aumentando i nascondigli e quant'altro. Questo è il bioattivo, argilla espansa, rete, terriccio. Non solo terriccio, come potete vedere, il tutto ciò è stato fatto in modo tale da poter tenere arieggiato il terrario stesso. C'è del muschio, qualche pezzo di legno. Naturalmente qua abbiamo delle piccolissime colonie sia di collemboli che di isopodi, naturalmente animali utilissimi per il biosistema del terrario. Ma quanto è bello ragazzi, vedete, cioè queste colorazioni sono incredibili. Guarda, una piccola intrusa, ma ciao! Ed ecco a voi ragazzi dei piccolissimi isopodi. Questi insetti sono eccezionali, soprattutto se avete un terrario biattivo, vi aiuteranno con la gestione del terrario stesso, mangiano le marcescenze, vi aiutano a tenere sempre pulito il terrario insieme ai collemboli, anche loro sono davvero eccezionali, e poi sono delle prede anche vive per i nostri nuovi piccolissimi ospiti. Adesso vediamo se riusciamo naturalmente a trovare i collemboli. Sono talmente piccoli ragazzi, sono la grandezza di una pulce, non saltano,
però loro vanno a finire all'interno del terreno e aiutano naturalmente con la gestione, la reazione del tutto. E adesso provvederemo col cercare di dare da mangiare alla nostra piccola mantide religiosa. Naturalmente non è semplice perché si nutre questi piccolissimi insettini e non sono facilissimi da prendere. Ed ora proviamo a dare da mangiare alla nostra piccola amica. Naturalmente ragazzi abbiamo dovuto diminuire la velocità dallo 0,3, guardate che velocità, nonostante abbiamo diminuito tantissimo la velocità di registrazione. Adesso facciamo vedere con uno zoom come si pappa la sua preda mentre è ancora viva. Guardate, guardate, l'insetto ancora si muove e lui naturalmente adesso sta mangiucchiando. Bene, ora la lasciamo al suo lauto pasto. Guardate il suo terrario e nel mentre mangiamo anche noi. Ah, che bella fettozza di salame. Guardate ragazzi, spettacolare. What? Come uomo sono di carne e ossa. Posso essere ignorato, posso essere distrutto, ma come simbolo posso essere incorruttibile, posso essere eterno. E dopo questa piccola interruzione, anzi questo piccolo easter egg, e se avete indovinato la celebre frase di un bellissimo film del 2000 e non ve lo dico l'anno, naturalmente scrivetecelo nei commenti. E adesso ragazzi vi facciamo vedere quello che è stato fatto in quella sera stessa. Abbiamo modificato il nostro piccolo terrario. Naturalmente non è la sua prima esperienza in fatto di terrari, infatti anni fa ha tenuto un terrario di gechi leopardini che sono vissuti per parecchi anni e anche un terrario con delle pogone, anche loro li ha tenuti per un bel po'. Ma naturalmente, come si conviene, prima di aver preso questi bellissimi esemplari, sia la mantide religiosa che il granchio vampiro, si è informato per bene e si è studiato anche tutte le loro abitudini e il loro habitat in modo tale da poterli gestire al meglio, anche grazie ai consigli degli allevatori da cui abbiamo preso questi bellissimi animali. Naturalmente in descrizione trovate tutti i link delle loro pagine, così potete andare a visitarle e a dare un'occhiata e naturalmente a chiedere informazioni. In tutto ciò state vedendo come è stato effettuato il tutto, è stata aggiunta una felce, è stato aggiunta anche tanto muschio e naturalmente non potevano mancare gli isopodi e i colemboli, come vi abbiamo già spiegato prima, a cosa servono. Guardate che spettacolare. Naturalmente questi animali già dopo qualche giorno hanno cominciato a riprodursi e addirittura mio fratello ha trovato qualche piccolo esemplare. Naturalmente sono anche delle prede vive che i gamberi possono cacciare e procacciarsi in autonomia. Ed ecco a voi il risultato finale di questo bellissimo terrario. Naturalmente abbiamo aggiunto muschio, la felce e naturalmente un piccolissimo LED per migliorare la visibilità del tutto e come potete vedere un piccolo angolo di natura in casa, davvero uno spettacolo di facilissima realizzazione. Qui possiamo vedere i nostri piccolissimi amici nel loro habitat, davvero uno spettacolo per gli occhi. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, commentate, condividete. Naturalmente a voi non costa nulla, ma a noi ci aiuta tantissimo a crescere e a portare nuovi contenuti. Grazie per essere stati con noi, grazie a Daniele per questa occasione. Naturalmente ci vediamo al prossimo video. Ciao!